L'elaborato finale va inteso come un'occasione sia di completare la formazione di base attraverso lo sviluppo di un'attività di approfondimento libera, di lavoro e di ricerca, sia di consolidare e ampliare le opportunità di accesso alla successiva formazione specialistica e al mondo del lavoro. Nella sua realizzazione si possono però presentare alcune difficoltà da affrontare con consapevolezza e maturità, come ad esempio la gestione flessibile degli obiettivi, che può comportare una riarticolazione o affinamento della domanda di ricerca e della struttura del lavoro in funzione del suo sviluppo, i tempi di raccolta dei materiali e di comprensione e maturazione dei contenuti, i tempi di elaborazione e redazione dell'elaborato, non solo nei contenuti ma anche nella forma rispetto ad esempio alla correttezza delle citazioni delle fonti e dei riferimenti bibliografici, l'accuratezza delle immagini e elaborati grafici a complemento, eccetera. Un aspetto cruciale è la domanda di ricerca e la conseguente strutturazione logica del discorso. Ma se all'inizio la difficoltà principale consiste nell'individuazione di un'appropriata domanda di ricerca, nelle fasi successive si rende spesso necessario riadattare l'organizzazione della struttura del lavoro durante il percorso in funzione del suo sviluppo. Questo va fatto in coerenza o adeguando gli obiettivi iniziali e quindi bilanciando la lunghezza e il numero dei testi dell'apparato iconografico. È infatti un processo di sviluppo e affinamento circolare e non lineare. Ci dobbiamo cioè preparare sia a verificare costantemente la struttura e i contenuti dell'elaborato rispetto agli obiettivi iniziali, sia a ritarare la domanda iniziale di ricerca rispetto ai materiali reperiti durante gli step metodologici, come ad esempio fonti bibliografiche, documenti tecnici, pareri di esperti, e ai risultati che emergeranno nelle fasi di approfondimento, rielaborazione e restituzione, attraverso ad esempio la redazione di testi, didascalie, diagrammi, immagini e vari elaborati grafici. È importante conservare una duplice prospettiva, da un lato quella della parte che si sta sviluppando, dall'altro quella del lavoro complessivo, quale architettura equilibrata di più parti. Va da sé che nella fase finale la difficoltà principale consiste nella verifica della coerenza dello sviluppo del tema e della redazione dell'elaborato in relazione ai successivi aggiustamenti della domanda di ricerca. Per questo motivo è cruciale la stesura delle conclusioni, in cui vanno esplicitamente evidenziati i risultati raggiunti dalla ricerca, nelle singole parti e complessivamente, ma anche eventuali nodi irrisolti e questioni aperte. Una seconda difficoltà riguarda la gestione dei tempi di raccolta dei materiali, di comprensione e sedimentazione dei contenuti e di elaborazione e redazione dei risultati. I tempi di raccolta dei materiali spesso si scontrano con alcune difficoltà operative di accessibilità e disponibilità delle fonti, a seconda della loro tipologia, ma anche in funzione della specificità dei temi e dei contesti territoriali e ai periodi dell'anno di svolgimento della ricerca. Dobbiamo considerare che le fonti ufficiali online non sono sempre aggiornate e o sufficientemente dettagliate. Le fonti relative ad alcune aree remote non sono sempre aggiornate e o reperibili. Il contatto con esperti non è sempre immediato ed è condizionato dalle agende di lavoro dei tecnici, degli amministratori e dei cultori che si renderanno disponibili. In particolare, nei periodi delle vacanze estive e invernali, i tempi di reazione non solo di esperti, ma anche di archivi, possono subire rallentamenti. I contenuti reperiti vanno compresi e fatti sedimentare e questo richiede dei tempi che vanno quindi considerati in un piano complessivo di lavoro. Non sono sempre lineari e dipendono da molte variabili come la complessità del tema, la disponibilità delle fonti, la capacità di concentrazione di ognuno di noi. Conseguentemente, anche i tempi di elaborazione e redazione dei risultati possono variare e, in ogni caso, la necessaria cura e precisione non solo dei testi, degli elaborati iconografici, ma anche della redazione grafica del documento finale è cruciale e non va sottovalutata e deve essere soppesata anche in relazione alle proprie competenze e alle capacità individuali. In particolare vi raccomandiamo un lavoro continuativo attraverso un processo costante di programmazione, di correzione, di aggiustamento e affinamento della struttura e dei contenuti dell'elaborato finale. Infine vi suggeriamo di valutare i tempi di elaborazione rispetto alle scadenze di consegna e iscrizione agli appelli di laurea previste dalla scuola anche in relazione all'effettiva conclusione degli esami e alla disponibilità di tempo limitato dei relatori se previsti.